boots and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni e benvenuti sul mio canale YouTube per questo nuovo video. Dopo aver potuto provare in questo periodo diversi smartphone di fascia media, mi sono dato un budget inferiore ai 50 euro e ho cercato che cosa era possibile acquistare di interessante in modo da poterlo portare anche qui sul canale con quella cifra. E che ci crediate o no, ho trovato uno smartphone con sistema operativo Android 7.0 e una batteria integrata da 5050 mAh. Si tratta dell'Mnet Power 1. Che, come vi ho già anticipato, nel momento in cui ho pubblicato questo video si può trovare su Amazon per un po' meno di 50 euro, cosa che è piuttosto incredibile viste alcune caratteristiche di questo smartphone. Prima fra tutte la batteria, che come ho già anticipato è da 5050 mAh e che, se la mettiamo in relazione al costo del telefono, è davvero esagerata, perché si raggiungono tranquillamente i 2 giorni di utilizzo senza dover ricaricare, con circa 12 ore di schermo acceso. Prima di proseguire però vorrei chiedervi di farmi sapere con un mi piace o con un commento se vi piacciono questo tipo di video e se siete interessati ad altre recensioni di smartphone economici. Detto questo, proseguiamo e vediamo cos'altro abbiamo per 50 euro. Beh, innanzitutto un display da 5 pollici con una risoluzione di 720p, display che è veramente bello sia per l'ottima riproduzione dei colori ma anche per gli angoli di visione e per la luminosità, che ne permette tranquillamente l'utilizzo anche all'aperto, cosa veramente incredibile se consideriamo la fascia di prezzo. La sensibilità ovviamente è nella media ed il touch supporta solamente 2 tocchi contemporaneamente. Il processore è un MediaTek 6580, si tratta di un processore a 4 core con 1 GB di memoria RAM e, come da specifiche del produttore, dovrebbero essere 8 GB di storage interno. In realtà la memoria interna è di soli 4 GB, che è possibile comunque espandere tramite schedina microSD, in modo da non restare immediatamente senza spazio. E per concludere, sempre inclusi nei 50 euro, abbiamo 2 fotocamere, una posteriore ed una anteriore, entrambe da 5 megapixel ed entrambe corredate di flash, anche questo veramente incredibile. Per quanto riguarda la qualità della fotocamera frontale, ovviamente non ci possiamo aspettare selfie strabilianti, ma comunque gli scatti sono migliori di quelli catturati con telefoni che costano tranquillamente il doppio. Passando invece alla fotocamera posteriore, anche con quest'ultima sorprendentemente gli scatti sono migliori di quelli catturati da telefoni che costano 2 o in certi casi anche 3 volte tanto. Ovviamente questo discorso vale esclusivamente con luce ottimale, perché appena questa cala un pochino la qualità peggiora drasticamente. Il telefono è completamente costruito in plastica ed in confezione troviamo anche una seconda cover azzurra, che quindi è sostituibile. Rimuovendo la cover abbiamo gli slot per le 2 SIM card, oppure una SIM card ed una schedina microSD, e la batteria, che invece non è sostituibile. Sul pannello superiore abbiamo la porta micro USB per la ricarica e lo smartphone supporta anche l'OTG. Ovviamente, considerando la capacità della batteria, la ricarica è piuttosto lunga ed impiega circa 4 ore. Ma le sorprese che ci riserva questo smartphone non finiscono certo qui, perché anche il suono in cuffia emesso dall'uscita audio jack da 3,5 non è niente male, anche se paragonato a smartphone ben più costosi. Sul pannello inferiore abbiamo invece lo speaker ed il microfono, speaker che suona piuttosto bene. Comunque sia, eccovi un breve test audio. Un'altra caratteristica sorprendente di questo smartphone è il GPS. Anche questo è migliore di quello presente su telefoni ben più costosi. La connessione impiega qualche istante ed una volta connesso difficilmente perderà il segnale, consentendo in tal modo l'utilizzo in combinazione con Google Maps senza alcun problema. Per quanto riguarda i sensori, ovviamente non ci possiamo aspettare granché ed infatti ne abbiamo solamente 3, comunque tutti e 3 sembrano funzionanti. Passando alla parte telefonica, sia lo speaker che il microfono sono abbastanza potenti, in modo che noi possiamo sentire il nostro interlocutore e viceversa. Mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo il solo supporto al 3G, mentre il Wi-Fi è monobanda, con velocità di connessione comunque appropriate per la fascia di prezzo, mentre la portata è decisamente buona. Dal punto di vista prestazionale non possiamo certo aspettarci molto dal processore MediaTek 6580 ed infatti i risultati sia di Antutu che di Geekbench 4 sono piuttosto bassi. Ovviamente anche il telefono è lento, qualunque operazione impiega un certo tempo.
Fortunatamente però la UI è molto simile a quella stock di Android, il che rende il telefono un pochino più veloce, ma realisticamente non abbiamo delle specifiche hardware abbastanza valide da rendere questo Power 1 un telefono veloce, così l'apertura delle app diventa abbastanza lenta e macchinosa. Ovviamente invece il multitasking è fuori discussione, visto il solo gigabyte di memoria RAM disponibile, ed in parte anche per un discorso probabilmente di risparmio della batteria. Con un po' di pazienza è anche possibile giocare con questo telefono, infatti dopo l'apertura, che impiega un po' di tempo, l'esperienza di gioco è decente. Ovviamente vengono persi parecchi frame qui e là, ma considerando il prezzo del telefono ci si aspetterebbe di non essere in grado di giocare a nessun titolo. Quindi questo è quello che si può comprare con circa 50 euro, un telefono con un aspetto abbastanza piacevole, un telefono che non deve essere ricaricato tutti i giorni, un telefono che scatta delle discrete fotografie. Ma il rovescio della medaglia è che lo smartphone è ovviamente abbastanza lento. Comunque sia, messi tutti i pro e i contro sulla bilancia, direi che è uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, forse il migliore nella sua fascia. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su ed un'iscrizione sono il miglior modo per farmelo sapere. Ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.